Iniziamo l'approccio con il mondo delle applicazioni web cercando di darne una spiegazione. Diciamo che l'applicazione web potrebbe essere un semplice sito web dinamico o più specificatamente un software che elabora dei dati su un sistema remoto, i quali vengono veicolati tramite una rete. Nello specifico la rete internet tramite dei protocolli standard di comunicazione. Il vantaggio di questa tipologia di software è l'accessibilità dello stesso tramite qualsiasi dispositivo elettronico. Il loro utilizzo si basa sulla presenza di un software di navigazione internet, un browser, è ormai presente su tutti gli smartphone, tablet, smart TV, computer, e di una connessione di rete. Per poter sviluppare applicazioni web è indispensabile capirne le dinamiche, a prescindere dagli strumenti che utilizzeremo per lo sviluppo. Il meccanismo può essere schematizzato con questa immagine. L'utente dà un comando al browser. Il browser effettua una chiamata all'URL indicato inviando il comando. Il server web gira la richiesta all'applicazione web, la quale elabora il comando e ritorna dei dati al browser. Il browser riceve la risposta e la mostra all'utente. Il funzionamento dunque di qualsiasi applicazione web si basa su un continuo scambio di dati tra client e server, dove la parte server si protegge, esponendo solo dati e funzionalità che lo sviluppatore ha previsto. Per esempio, l'accesso a dati presenti su un database non è fattibile direttamente dal browser lato utente, senza che lo sviluppatore lato server non abbia esposto questa funzionalità con le dovute precauzioni di sicurezza. Ora, compreso questo meccanismo di base, nascono alcune domande. Ma il browser come invia i comandi al server? E in che formato vengono trasmessi i dati? Il server come elabora le richieste per rispondere al browser? E in ultimo, il browser come presenta i contenuti ricevuti dal server? Cercherò di rispondere a queste domande senza entrare nei dettagli tecnici che richiederebbero molte più ore di corso. Il punto primo, il browser comunica con il server tramite richieste che rispecchiano una logica denominata REST. REST è un acronimo, sta per Representational State Transfer, ovvero una rappresentazione del trasferimento di stato di un determinato dato. Attenzione che REST non è una tecnologia, ma sono delle linee guida che definiscono lo stile con cui i dati vengono trasmessi. Sentiremo parlare anche di RESTful API, di richieste GET, POST, DELETE, PUT. Sono concetti la cui spiegazione dettagliata esula da questo tutorial e con l'utilizzo di Instant Developer possono anche essere imparate in seguito. Comunque nel caso la vostra curiosità si fosse fatta maggiore, vi consiglio di effettuare una ricerca di questi termini su Google, così da ricavare altre fonti, magari più dettagliate. Per ora rimaniamo con il dire che il browser invia comandi al server, cioè effettua richieste al server di tipo GET. Quando si digita un URL come questo visualizzato, il browser sta effettuando effettivamente una richiesta di tipo GET. Insieme a questo comando, il browser è in grado di inviare dei parametri per richiedere al server dei comportamenti specifici. La sintassi prevede un punto di domanda al termine dell'URL seguito da coppie chiave-valore, come ad esempio quella visualizzata in questo momento. È una richiesta sempre allo stesso server, ma con due parametri, uniti dal simbolo AND. La prima coppia chiave CMD valore yes e la seconda coppia chiave REL col valore 5. Ovviamente se il server non fosse istruito alla ricezione di questi parametri non capiterebbe nulla di diverso rispetto alla richiesta della pagina senza parametri.
Rispondiamo ora alla seconda domanda, cioè in che formato vengono trasmessi i dati? In teoria qualsiasi formato o codifica sarebbe lecito per inviare dati, ma lo standard prevede che lo scambio avvenga in formato testo, codificato con l'ausilio di un metalinguaggio denominato XML. È appunto un metalinguaggio, consente la descrizione di documenti strutturati. Al punto invece 3, la domanda 3 era il server come elabora le richieste per rispondere al browser. Il server processa i dati e invia un risultato al browser. Tale operazione è svolta dall'applicazione web tramite un linguaggio di programmazione lato server. Per questo compito esistono diversi linguaggi, tecnologie. Per esempio PHP. È un linguaggio lato server di scripting interpretato. Microsoft ASP.NET è un insieme di tecnologie di sviluppo per il web. Oppure la piattaforma Java, da non confondere con JavaScript. La piattaforma Java con le macchine virtuali Java e le Java API. Quindi il core dell'applicazione è scritto con uno dei linguaggi supportati dal server. Ultimamente ha fatto la comparsa anche JavaScript come linguaggio server, sfruttando funzionalità di Node.js. E l'ultima domanda, ma il browser come presenta i contenuti ricevuti dal server? La presentazione dei contenuti avviene con un mix di linguaggi, semantiche e sistemi. In primis, la rappresentazione della pagina utilizza il linguaggio di markup HTML, unito al linguaggio CSS per la formattazione dei contenuti. Infine, JavaScript, il vero linguaggio di programmazione lato client, eseguito dentro il browser, che rende la pagina interattiva. JavaScript è utilizzato per elaborazioni più o meno complesse e per modificare il contenuto della pagina in ogni aspetto senza dover per forza contattare il server. Dunque, compresi questi passaggi, possiamo tornare alla domanda principale del tutorial, cioè come è possibile programmare applicazioni web. Per svolgere il lavoro è necessario conoscere tutto ciò che vi ho raccontato. Esattamente HTML, CSS, JavaScript, XML, un linguaggio lato server. È necessario creare una dinamica di scambio delle informazioni tra client e server e conoscere anche un linguaggio SQL per la memorizzazione dei dati su un database. Instant Developer sfrutta tutti questi principi, però troviamo tutto già pronto. Una dinamica consolidata per lo scambio dati, HTML e CSS preconfezionati e modificabili per la presentazione dei dati, funzioni JavaScript di gestione interfaccia client, connessione e manipolazione dei dati con i più diffusi database. Cioè anche coloro che di queste tecnologie sono a digiuno realizzeranno robuste applicazioni web e impareranno strada facendo tutti questi concetti. Nei prossimi tutorial installiamo il necessario per iniziare la programmazione con Instant Developer della nostra prima applicazione web.